Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi scopriremo insieme come lavorare questo borsellino con chiusura clic-clac da 8,5 cm. È un progetto che richiede pochissimi materiali e che potrete replicare con qualsiasi tipologia di filato sia di vostro gusto. Vi seguirò passo passo partendo dalla realizzazione del fondo, interamente infilato, per proseguire poi con la lavorazione del corpo del nostro borsellino con una variante del punto puff, facilissima e perfetta anche per principianti. E ovviamente vedremo insieme come cucire correttamente la lavorazione all'uncinetto alla nostra chiusura. Se questo video sarà di vostro gradimento, vi invito ovviamente a farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Passiamo quindi a vedere tutti i nostri materiali e ad uncinettare insieme il nostro progetto. Come filato ho scelto il tie sublime. Ne andrò ad utilizzare circa 100 grammi, metà rocca, poiché la rocca intera ha un peso di circa 200 grammi. Il colore scelto è il color avio. La chiusura clic-clac con due cuoricini ha una misura di 8,5 x 7 cm e presenta già lungo tutto il perimetro dei fori che ci consentiranno di cucirla direttamente al nostro progetto. Andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 3. Ricordate di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e ovviamente alla vostra mano di lavorazione. Avremo poi bisogno di un ago, di un paio di forbici, di un marcatore e per cucire insieme la chiusura al corpo del nostro progetto andrò ad utilizzare del filo di nylon trasparente. Se non ne avete a disposizione potete utilizzare tranquillamente qualunque filo da cucito, purché questo sia resistente. Come spiegato in altri miei tutorial, quando decidiamo di utilizzare una chiusura clic-clac, che si tratti di un borsellino oppure di una borsa più grande, il fondo che andremo a lavorare con il filato non deve necessariamente avere la stessa forma della nostra chiusura. Ma se abbiamo davanti a noi una chiusura con una forma molto definita, potrebbe essere più semplice, soprattutto se siamo principianti, andare a realizzare il fondo del nostro progetto della stessa forma della chiusura. Per questo borsellino abbiamo una chiusura clic-clac perfettamente circolare, quindi in questo caso è preferibile andare a realizzare un fondo della stessa forma circolare. Per eseguire la base andremo ad utilizzare la tecnica del cerchio magico. Ci sono diversi metodi per realizzarne uno. Vi mostro velocemente quello che utilizzo io. Prendo la codina del mio filato e la pongo nel palmo della mia mano. Dopodiché faccio girare il filo intorno alla mano in questo modo, creando un incrocio qui nella parte superiore. Con l'uncinetto passo sotto il primo filo, quello della codina, prendo il filo proveniente dalla rocca e lo porto attraverso, creando così una sorta di asola. Dopodiché prendo il filo proveniente dalla rocca e vado a chiudere il mio punto. Questo sarà il risultato. Otterremo un filo chiuso a cerchio e insieme ad esso una codina. Se andiamo a tirare la codina, lo spazio del cerchio va a ridursi. Se invece tiriamo il cerchio, a ridursi sarà la nostra codina. Nello spazio all'interno del cerchio, passando contemporaneamente sotto a questi due fili, dobbiamo andare ad eseguire 6 punti bassi. Con l'uncinetto passo quindi sotto al filo in circolare, sotto la mia codina, prendo il filo e lavoro un punto basso. Passo nuovamente sotto ad entrambi i fili e lavoro un punto basso. Ripeto questo passaggio per 6 volte. Ottenute le nostre 6 maglie basse, andiamo a tirare la codina in modo che queste vadano a chiudersi in cerchio. Per chiudere il nostro cerchio andiamo qui, sulla sinistra,
sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato. Vi passiamo all'interno, prendiamo il filo e andiamo a chiudere il tutto con un punto bassissimo. Sulla maglia che abbiamo appena ottenuto andiamo a porre un marcatore. In questo giro dobbiamo andare a lavorare un aumento in ciascuna delle 6 maglie che ci si presentano. L'aumento, in questo caso, è composto da 2 maglie basse lavorate in ogni punto di base. Se in questo momento abbiamo 6 maglie, al termine del giro, se avremo lavorato correttamente, avremo un totale di 12 maglie. Cominciamo quindi dal primo punto che ci si presenta, vi entriamo all'interno e lavoriamo una e 2 maglie basse nello stesso punto di base. Ripetiamo lo stesso passaggio nel punto successivo. Lavoriamo una e 2 maglie basse nello stesso punto. Proseguiamo in questo modo lavorando 2 maglie basse su ciascun punto fino ad arrivare alla maglia segnata con il nostro marcatore. Andiamo a rimuovere il marcatore e sulla maglia che avevamo segnato andiamo a lavorare 2 punti bassi. Sul secondo e ultimo punto basso lavorato andiamo a porre nuovamente il marcatore. Ottenuti i nostri 12 punti, passiamo al giro successivo. In questo giro andiamo ad alternare una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Andiamo sul punto successivo. Su questo punto lavoriamo un solo punto basso. Sulla maglia successiva andiamo invece ad eseguire un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto di base. Nel punto successivo lavoriamo un punto basso singolo, nel seguente un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base. Proseguiamo alternando una maglia bassa e un aumento fino ad arrivare alla maglia segnata col marcatore. Rimosso il marcatore, sull'ultima maglia, quella che avevamo segnato, se abbiamo lavorato correttamente, andremo a lavorare il nostro ultimo aumento. Lavoriamo quindi una e 2 maglie basse nello stesso punto. Sulla seconda maglia bassa andiamo a porre nuovamente il marcatore. Al termine di questo giro, se avremo lavorato correttamente, avremo un totale di 18 punti. Nel prossimo giro andiamo ad alternare 2 maglie basse e un aumento. I passaggi sono quindi simili al giro che abbiamo appena lavorato. Lavoriamo una maglia bassa singola sui prossimi 2 punti che ci si presentano. Nel punto successivo lavoriamo invece un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base. Lavoreremo poi una maglia bassa singola sui prossimi 2 punti e a seguire un aumento. Alterniamo 2 maglie basse e un aumento fino ad arrivare nuovamente davanti alla maglia segnata col nostro marcatore. Al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, sulla maglia che avevamo segnato col marcatore andiamo ad eseguire l'ultimo aumento. E come sempre sulla seconda maglia bassa poniamo nuovamente il marcatore. Al termine di questo giro avremo un totale di 24 punti. I passaggi dei prossimi giri sono abbastanza intuitivi. Andremo ad alternare 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro, 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro, 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro.
Da un giro all'altro l'unica differenza è il numero di maglie basse singole che vengono lavorate tra un aumento e l'altro. Proseguiamo quindi lavorando per tutto il giro 3 maglie basse in aumento, 4 maglie basse in aumento, 5 maglie basse in aumento, fino ad ottenere, al termine del giro composto da 5 maglie basse alternate ad un aumento, avremo un totale di 42 maglie basse. Vediamo ora come completare la lavorazione del nostro fondo. Sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Dopodiché sfiliamo la nostra asola e la poniamo su un ago. Per eseguire la chiusura andremo a creare un finto punto. Questa è l'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato, mentre qui a sinistra abbiamo i primi punti del nostro ultimo giro. La nostra chiusura verrà eseguita sulla seconda maglia del nostro giro, questa qui. Non chiudiamo sulla prima perché in questo caso andremo a creare un aumento, quindi un punto in più rispetto ai nostri punti di base. Andremo a creare una finta maglia che vada a sostituire la prima maglia di questo giro. Con il nostro ago andiamo quindi da dietro sotto le due costine che formano il secondo punto basso del giro e portiamo con noi il filo. Dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto basso lavorato. Questa volta passiamo in mezzo tra le due costine, portando il filo sul retro del lavoro. I passaggi che abbiamo fatto con il nostro ago hanno creato questo finto punto basso che cade esattamente sopra al primo punto del nostro ultimo giro. Non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro. In questo momento la mia base ha un diametro di 8,5 cm, la stessa misura della chiusura clic-clac. Con la lavorazione del fondo ho infatti ricoperto tutto lo spazio interno della mia chiusura. Con l'uncinetto andiamo ad entrare in una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul nostro fondo. Una volta scelta la nostra maglia, vi andiamo ad entrare con l'uncinetto solamente in costa retro, nella costina più lontana rispetto a noi. Passiamo quindi sotto solamente a metà costina, poniamo il cappio sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. E andiamo a bloccare il tutto come se volessimo realizzare una catenella. Per tutto questo giro andremo a lavorare una maglia bassa singola nella costa retro di ciascun punto che ci si presenta. Andiamo quindi sul punto successivo prendendo solamente metà costina, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Lavoriamo una maglia bassa in costa retro su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al termine del nostro giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sull'ultimo punto disponibile, dobbiamo chiudere questo giro con un punto bassissimo. Davanti a noi abbiamo due punti, quello con il quale ci siamo agganciati con un nuovo filo e il primo punto basso completo lavorato. Con l'uncinetto entriamo sotto questo punto, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Possiamo ora cominciare la lavorazione del corpo del nostro progetto col punto che più ci piace. Io ho scelto di lavorare una combinazione di punti. Nello stesso punto dove abbiamo appena chiuso con un punto bassissimo, dobbiamo rientrare con l'uncinetto in costa retro. Questa è la maglia dove abbiamo chiuso, entro in costa retro e lavoro un punto basso. Sul punto appena lavorato vado a porre un marcatore così da ricordare da quale maglia comincia il mio giro. Mi sposto sul punto successivo. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto, prendo il filo e lo porto attraverso. Ho 3 asole sul mio uncinetto.
Ricarico il filo e vado a rientrare nello stesso punto. Prendo il filo e lo porto a traverso. Ho così 5 asole sul mio uncinetto. Carico il filo e le chiudo tutte insieme, creando così una sorta di mini punto puff. Questa è la sequenza di punti che dobbiamo ripetere per tutto questo giro. Ci spostiamo sul punto successivo, entriamo in costa retro e lavoriamo un punto basso. Punto successivo, carichiamo il filo, entriamo e lo portiamo fuori, carichiamo una seconda volta, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo, abbiamo 5 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. Il punto successivo sarà una maglia bassa in costa retro. Proseguiamo in questo modo alternando questi due punti fino a ritrovarci qui, al termine del nostro giro. L'ultimo punto del nostro giro sarà un mini punto puff lavorato sopra la maglia bassissima che abbiamo eseguito per chiudere il giro precedente. Da questo momento in poi possiamo procedere lavorando a spirale. Dobbiamo chiudere questo giro sopra la maglia bassa in costa retro che abbiamo segnato con il nostro marcatore. Sopra la maglia bassa in costa retro dobbiamo lavorare un'altra maglia bassa sempre in costa retro. Quindi entro in metà costina del mio punto, lavoro il punto basso e vi pongo nuovamente sopra il mio marcatore. In questo giro e in tutti i prossimi giri non dobbiamo fare altro che ripetere la nostra sequenza di punti fino ad arrivare al termine del giro. Quindi lavoreremo mini punto puff sopra mini punto puff e maglia bassa in costa retro sopra la maglia bassa in costa retro, ottenendo questo risultato. Arrivati al termine del giro, andiamo semplicemente a rimuovere il nostro marcatore e sulla maglia in costa retro che avevamo segnato lavoriamo una maglia bassa in costa retro. Poniamo nuovamente sopra il marcatore e andiamo a ripetere esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto insieme nel giro precedente, alternando i nostri due punti. Procediamo in questo modo, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. Ho lavorato fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 10 cm. Per aiutare soprattutto i principianti a cucire insieme la lavorazione all'uncinetto alla chiusura clic-clac, andiamo ad eseguire insieme un ultimissimo giro di lavorazione, tutto a maglia bassa in costa retro. Rimuovo il marcatore e sulla maglia che avevo segnato vado ad eseguire un punto bassissimo, così da mimetizzare il più possibile la lavorazione a spirale. Sullo stesso punto vado ad eseguire una maglia bassa in costa retro. E proseguo lavorando una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare al termine del mio giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sull'ultimo punto disponibile, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo e utilizzando un ago andiamo ad eseguire la nostra chiusura. Davanti a noi abbiamo un punto bassissimo e il primo punto basso in costa retro lavorato per quest'ultimo giro. Passiamo sotto alle due costine che compongono il punto basso, portando il filo dall'interno del borsellino verso l'esterno e torniamo poi indietro all'ultimo punto basso in costa retro che abbiamo lavorato. Passiamo esattamente nel mezzo tra le due costine che compongono il punto, portando il filo dall'esterno verso l'interno del borsellino e andiamo a bloccare il nostro filo all'interno del lavoro.
Completata la nostra lavorazione all'uncinetto, avremo comunque un piccolo scalino qui nella parte superiore dove inizia e termina il nostro progetto, ma questo scalino verrà nascosto all'interno della chiusura. Apriamo la nostra chiusura Cric-Clac e facciamo passare la lavorazione all'interno in questo modo. Lungo il bordo della chiusura è presente una scanalatura con i fori che ci consentiranno di cucire insieme le due parti. La nostra lavorazione all'uncinetto deve essere distribuita nello spazio della chiusura all'interno di questa scanalatura. Possiamo spingerla con le mani oppure aiutandoci con l'uncinetto, con un paio di forbici, con un bastoncino. Una volta distribuita correttamente la lavorazione all'uncinetto all'interno della chiusura, il nostro progetto avrà questo aspetto. Per aiutarmi in fase di cucitura a tenere ferme contemporaneamente e insieme la lavorazione all'uncinetto alla chiusura Cric-Clac, vado ad applicare queste pinzette per tessuti. Le potete trovare nella mia pagina Consigli per gli acquisti Amazon nel box informazioni subito sotto il video. Andiamo quindi a prendere il nostro filo da cucito, nel mio caso filo di nylon trasparente, lo poniamo su un ago da cucito e facciamo un nodo per bloccarlo sul bordo del nostro lavoro. Con il nostro ago dobbiamo passare contemporaneamente all'interno della lavorazione all'uncinetto e all'interno del foro presente sulla chiusura, portando il filo dall'interno del borsellino verso l'esterno, in questo modo. Dopodiché ci spostiamo sul foro successivo. Con l'ago passiamo attraverso il foro e contemporaneamente attraverso la lavorazione all'uncinetto, portando così il filo dall'esterno del borsellino verso l'interno. Proseguiamo in questo modo all'interno di tutti i fori che ci si presentano lungo tutto il bordo della nostra chiusura. Dopodiché, facendo un nodino, andiamo a bloccare il nostro filo all'interno del nostro progetto. Non ci resta che andare a chiudere il nostro borsellino e il nostro progetto è completato. Spero che questo tutorial sia stato per voi di ispirazione, uno spunto creativo per realizzare un borsellino un po' diverso dal solito. Vi ricordo che tutti i materiali potete trovarli sul sito di Tessiland, dalla chiusura al filato che ho scelto di utilizzare. Ovviamente potrete replicare questo progetto con qualsiasi filato sia di vostro gusto. Se questo video vi è piaciuto, vi invito quindi a farmelo sapere con un bel pollice in su, un commento proprio qui sotto il video e ovviamente, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale. L'iscrizione è completamente gratuita e troverete tantissimi altri tutorial di borsellini e non solo già pubblicati qui sul mio canale, nella playlist dedicata alle borse con chiusura Cric-Clac. Perciò con il mio borsellino vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!